Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exo Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana dal punto di vista delle energie personali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questo bellissimo cuore che porta un coinvolgimento, un miglioramento, non solo ambito amore, sentimenti e relazione, e relazioni in genere, ha a che fare proprio con la nostra voglia, il nostro desiderio di prenderci cura di qualcosa, di qualcuno, migliorare un'intesa, donare il nostro affetto, però anche passione e dedizione verso un progetto, un'idea ben precisa. Quindi è vero non solo amore verso diciamo qualcuno, ma può anche rappresentare un grande coinvolgimento e passione verso un nuovo progetto, oppure come ci può dire questa carta del giardino, che può essere una settimana molto intensa di apertura, di socializzazione, di anche nuove conoscenze o un qualcosa che va a migliorare nettamente, a portare allegria, gioia, quindi vuol dire che c'è un ottimo risultato. C'è anche tanta valutazione, ma in senso positivo, perché vuol dire che alcune cose che state pensando sono proiettate verso il futuro e quindi già c'è la soddisfazione al momento di incominciare a vedere dei risultati, però sapete con la stella che in qualche modo qualcosa può arrivare più in là, di molto molto più grande, e dovete aver fiducia di questo, perché la stella vi sta proprio dicendo che se ci sono ancora alcune cose che non vanno bene, questo è il momento giusto di fare qualche cambiamento, ma per far sì che poi le cose si possano muovere in un certo modo, e questa porta una bella carica di fiducia, di ottimismo, di speranza e di realizzazione. E i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, relazioni che possono riguardare principalmente coppie, relazioni più importanti, e poi ovviamente vedremo i single. Allora, come prima carta troviamo Misotis, che ha a che fare con i ricordi, con un qualcosa che è stato, un qualcosa di passato. Può essere proprio positivo, perché magari per molti di voi si ha finalmente la possibilità di riprendere qualcosa, oppure magari anche delle esperienze che sono state fatte precedentemente possono essere molto utili nel presente. Iris porta gioia, porta anche la possibilità di fare delle scelte importanti, una nuova conquista, un obiettivo che verrà centrato, sicuramente c'è maggior cura e attenzione, e quindi vuol dire che ci sono anche delle buone occasioni da festeggiare, assolutamente sì, ma anche proprio per essere soddisfatti. Quindi parliamo di una settimana che è principalmente abbastanza positiva per le coppie e le relazioni più importanti, amicizia,
famiglia. L'unica nota un po' dolente forse verso fine settimana, c'è un po' di pesantezza o un po' di stanchezza, volubilità e quindi magari c'è bisogno proprio di, concentrarsi maggiormente sulla comunicazione, anche sulle coccole, sull'attenzione, su un qualcosa che appunto dobbiamo ascoltare il nostro intuito, la nostra sensibilità, forse diciamo l'altra persona ha bisogno di sentirsi curato, protetto e quindi occhio che insomma alcune cose come abbiamo visto si possono nettamente nettamente migliorare, scusate. Per i single, la settimana procede in un modo un po' altalenante perché, si può accendere assolutamente, la passione, il desiderio, esserci qualcosa di positivo, dipende perché quando si ha a che fare con le esperienze passate, con alcune persone che possono ritornare a farsi sentire, a fare capolino, allora sì, cioè se sapete di avere a che fare, e aver già vissuto delle situazioni con una persona molto volubile, narcisista o che comunque, tende alla manipolazione o non è proprio affidabile o in qualche modo vi vuole provocare, okay, la provocazione può essere anche positiva per cercare di capire alcune cose, se c'è interesse o comunque se ci sono delle possibilità. Invece può essere un po' meno, quindi occhio soprattutto a quelle esperienze già passate, ma occhio soprattutto al fatto che voi comunque siete in una fase di evoluzione, quindi non avete assolutamente bisogno di persone che vi trattengono, persone che vi portano le stesse energie del passato, soprattutto quelle che non hanno funzionato e che vi hanno provocato sofferenza e dolore. Vediamo adesso il lavoro, le finanze, dove troviamo la carta amore. Nelle, nelle questioni pratiche la carta amore vuol dire che c'è un po' più di pace, un po' più di armonia e serenità, ma non solo, anche più slancio e opportunità. Quindi un qualcosa in ambito lavorativo si risveglia, ci possono essere degli stimoli interessanti, una nuova conquista e soprattutto vecchie situazioni che si sistemano, oppure questa carta può avere a che fare con la possibilità di utilizzare le proprie capacità, la propria esperienza e intelligenza, quindi di essere proprio molto lucidi e obiettivi. Potrebbe essere anche una persona che magari si fa sentire, magari vi aspettavate alcune notizie dopo un tot di tempo. Direi che qualsiasi cosa può saltar fuori come opportunità, proposte, indicazioni, consigli, in qualche modo saranno molto utili, sia già adesso perché incomincerete a capire delle cose interessanti, sia per il prossimo futuro, quindi come abbiamo visto proprio nelle vostre energie principali, perché c'è costruzione, c'è dedizione, c'è amore, quindi che può risvegliarsi principalmente nel lavoro, nelle questioni pratiche, anche in qualche passione, magari il lavoro procede in un certo modo, nel bene o nel male, ma almeno c'è un qualcosa che vi coinvolge particolarmente e questo giustamente lo potete intuire tranquillamente e infatti c'è anche la carta della matrice. Quindi finanze in miglioramento, ovviamente anche l'intelligenza e la vostra capacità sono utilissime e le potete sfruttare al massimo anche per chi è alla ricerca, perché qui si tratta proprio di sfruttare le vostre competenze, la vostra bravura per ottenere sia attenzioni, sia per magari incontri, colloqui, nuove situazioni che poi si possono sviluppare positivamente già da subito per certi aspetti, infatti l'abbiamo già visto, però questa carta la dice lunga, vuol dire che dobbiamo essere fiduciosi perché qualcosa si sta già muovendo e poi vedrete i risultati più tangibili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio
ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!